Acivit è un progetto che nasce su fondi PNRR finalizzati a rafforzare i rapporti tra gli atenei italiani e gli atenei africani. Quindi abbiamo creato un consorzio. Ogni ateneo poi implicato nel progetto ha declinato questa cornice generale che ci vedeva uniti nello stesso progetto come poteva e come voleva. Tra gli obiettivi del Dipartimento c'è proprio incrementare il tasso di internazionalizzazione di tutte le attività del Dipartimento medesimo. L'Università Mediterranea di Reggio Calabria è coinvolta nel progetto Acivit attraverso 2 dipartimenti, ovvero il Dipartimento di Agraria e il Dipartimento di Architettura e Design DAED. Ad oggi dovremmo riuscire a garantire più di 50 mobilità. Noi abbiamo organizzato una masterclass in Integrated Pest Management che mira a fornire ai discenti delle competenze altamente innovative in merito alla gestione di queste problematiche che affliggono comunque tutte le produzioni agricole a livello mondiale. Noi abbiamo fatto un master di primo livello, per cui vuol dire un master annuale, che prevedeva ovviamente lo scambio degli studenti, per cui prevedeva una parte del master da svolgere nella città di Dakar presso l'Istituto Panafricain e una parte delle attività didattiche da svolgere qui. On a eu la chance de commencer au Sénégal et il y a eu les étudiants italiens qui sont venus pour découvrir un peu notre contexte à nous architecturalement, de comment est-ce qu'on voit l'espace public. En contrepartie, nous aussi, on a eu la chance de venir ici en Italie pour découvrir leur culture. Au retour de cette formation, je pense qu'on aura une autre vision de l'aménagement urbain, une autre vision de l'aménagement du territoire, une autre vision de comment intégrer mieux le vécu de l'homme dans son environnement, son histoire, et aussi comment aujourd'hui l'architecture peut avoir une certaine ouverture. I liked some lessons we took in Senegal that were about how people think about the process of designing. Venendo da posti e luoghi diversi abbiamo diverse concezioni di come si vive uno spazio, come si può intervenire su uno spazio. Culturalmente siamo un bel mix. In fondo lo spazio pubblico è lo spazio delle relazioni urbane, relazioni dove esercitiamo i nostri comportamenti. Il percorso formativo sarà incentrato sulla valorizzazione e il recupero dei sottoprodotti lungo la filiera agroalimentare e anche zootecnica ai fini energetici. C'è stata una mobilità da parte di 4 dottorande che sono venute per un periodo di 2 mesi, hanno lavorato all'interno del nostro corso con i nostri dottorandi. Noi volevamo proprio ragionare di questa mobilità impedita con ricercatori e ricercatrici di paesi nei quali gli stessi ricercatori e ricercatrici vogliono partire per andare via. Quindi abbiamo pensato, parliamo lì di mobility and justice. Erano una quindicina di ricercatori che venivano da tutta l'Africa e che si occupavano del tema della migrazione da diversi punti di vista, nel senso che c'era chi si occupava della migrazione da un punto di vista di medicina legale, chi se ne occupava da un punto di vista sociologico, chi era ad esempio un politologo. Hanno partecipato al bando per le summer school anche dei dirigenti dell'università, quindi ci siamo trovati anche con direttori di dipartimento, direttori di centri, direttori di laboratorio, la qualcosa ci ha fatto ovviamente molto piacere. È un'occasione per condividere informazioni sul tema delle energie rinnovabili, un tema importante sia alle nostre latitudini che alle latitudini africane per motivi anche differenti, ed è un'occasione di crescita comune, nel senso che impariamo gli uni dagli altri e scopriamo in questa occasione quanta ricchezza anche di esperienza c'è in quei paesi e come in qualche modo costruiremo future relazioni sulla base di questi incontri. We were able to meet a lot of people, especially coming from Africa, and all of us coming here, meeting with our colleague from Italy. It was really inspiring for us, and it will help us to, in the near future, to develop different collaboration, especially in solar technology. That is really one of the needs in Africa. It was my first time seeing that simulation package. Visited the lab. I went to the power lab where they're designing the grid. It was really a great experience, so it's really beneficial for me. I'm learning a lot. Abbiamo preso la decisione di svolgere la Summer School in Ruanda,
a Kigali, la capitale. Hanno partecipato attivamente i più alti vertici della Food and Drug ruandese, il Ministero della Salute del Ruanda. Personaggi, diciamo così, di rilevanza nell'ambito farmaceutico ruandese. In più abbiamo cercato di estendere l'invito ai paesi vicini. Questa Summer School ha avuto l'obiettivo di affrontare a livello multidisciplinare le sfide relative al concetto di food security. And today it's my pleasure to present Benjamin Kopnak-Wans. Abbiamo avuto la possibilità con il progetto di avere come visiting in mobilità 3 colleghi. I'm a medical anthropologist by training, and so most of my research work has focused on health issues. My research it's on natural resources and its connection with social formations. In academic work, exposure is important. Getting other perspectives is important to build knowledge and to grow in the work we do. Andrò a scrivere la tesi, a fare ricerca per la tesi magistrale, ricerca etnografica, e il tema della mia tesi riguarda i funerali a Cannes in diaspora, visti, studiati e analizzati tramite il mezzo degli home movies, quindi dei filmini domestici girati negli anni 90. Ogni settimana arrivano grandi quantità di immondizia occidentale in Ghana. Io mi vado a occupare soprattutto di quello che è il rifiuto tessile. Vorrei poter scrivere la mia tesi di laurea su questo. My thesis therefore is focused on a slave market. So I'm looking at the social history of the Bonomaso slave market from the 16th to the 19th century. My research interest is around rural economies, rural development. And so I'm looking at how women in the rural economies manage or claim access to their land. La nostra delegazione keniana ha offerto una serie di lezioni legati a quelli che sono temi caldi della loro pratica didattica, formativa e di ricerca. Creating networks with universities is not very easy, but it becomes easier when you get to know the partner. This kind of experience is very, very important. They are an eye-opener. We are able to see what other people do and we don't do. So we got the opportunity to see more about the child, which is the key thing done by Rajamila. And I'm here to give lectures on food safety. It's been fun so far. We are talking about mycotoxins today in the African context, and also the use of pesticides and how it affects food security. We've also had a talk or a seminar on One Health. Il concetto di sicurezza alimentare è un concetto ormai noto, ormai richiesto dai consumatori, che sono molto molto attenti, i produttori stessi sono molto molto attenti. We can see in general in the world population are growing, climate is changing. We can see degradation in soil, water. Food safety is good to produce food in a sustainable manner. So these are very crucial topics because they speak to humanity. We all need food security. Avevamo già concordato una serie di test sperimentali in modo da comprendere come i sistemi elastomerici smorzanti e che vanno a connettere il gruppo sospensione rispetto al telaio andassero a lavorare. What I really want to take back after this trip is understanding how the physics work, not only just implementing a model for suspension bridging, but knowing what is happening and why it is exactly happening. La meiofauna è la comunità costituita da piccoli invertebrati microscopici che vivono sui sedimenti del fondo di ecosistemi acquatici. The meiofauna is very important. It's a kind of bioindicator, so we need to know about them and about all the meiofauna. All'interno di Accivit abbiamo avuto la possibilità di ospitare 3 dottorande che stanno svolgendo delle attività di ricerca sulle fermentazioni alimentari, sull'impatto delle microplastiche,
sulla qualità del suolo, e poi dei programmi di scambio delle lauree magistrali, una in Food Processing and Innovation, l'altra in Agriculture Food Economics. Abbiamo organizzato già una scuola di System Biology, terremo una scuola a Roma sulle microplastiche e poi chiuderemo anche con una scuola sempre di dottorato, in questo caso anaerobi, sul tema delle fermentazioni alimentari. It's important to control and protect public health and to make sure that our food is clean, safe and have a high quality so we can have the confidence of the consumer. I'm currently pursuing my research area, focusing on the chemical characterization and utilization of the German fruit for yogurt formulation. I'm studying the impact of environmental microplastic in fish guts. So here I'm trying to extract bacterial DNA from the gut and identify it. Studying food, its composition, and getting to know how the different components of food react with different substances or at different temperatures, and then using that knowledge to form products that will be beneficial to people out there. La scuola è stata molto ambiziosa poiché aveva delle tematiche teoriche, più teoriche, come appunto la geometria differenziale, la geometria complessa classica, ma abbiamo anche affrontato tematiche più challenging, come studiare proprietà di algebre come gli ottonioni, i quaternioni, quindi ambienti non commutativi. Le lezioni che ho ottenuto io durante questa settimana riguardavano alcuni aspetti di geometria differenziale, particolarmente in contatto con vari aspetti invece problemi di fisica teorica. I'm here to improve my maths communication between the physicists and the pure mathematicians. I've actually seen one or two areas that are very important when you are unpacking a model to understand the fundamentals within the model equation. Un 18enne o un 20enne del Ruanda ha lo stesso potenziale di un 18enne o un 20enne di New York, di Londra, di Roma. Non è una questione di talento, non è una questione di bravura, non è una questione di cultura. Servono i collegamenti, incontrarsi, vedersi, parlare, partecipare a delle lezioni insieme, scambiarsi studenti. Serve per rimanere aggiornati. We are now living in a global village. Having a platform where you have Africans, Europeans, people from different platforms meeting, discussing on a specific subject is very key. La scuola organizzata è una scuola di machine learning e intelligenza artificiale applicata. Era organizzata per avere come discenti docenti e ricercatori di altre università africane, ma abbiamo poi aperto la call anche a studenti di dottorato e studenti di master, sempre di università africane. È stato davvero molto importante, soprattutto a livello di creazione di rete, perché sia io che i miei colleghi siamo rimasti incredibilmente soddisfatti dalla qualità degli studenti che abbiamo incontrato. Su suggerimento dei colleghi senegalesi abbiamo cercato di concentrare il nostro corso di formazione sulla valorizzazione della ceramica come prodotto culturale e quindi di legarlo alla valorizzazione anche turistica. I think this exchange is very beneficial for personal growth as well as professional growth, because during the visits you get to meet other students, interact with them and learn how they do their research, how they do their studies, and also share your experiences. La ricchezza di questo progetto è nel fare rete. È importante che questo vada avanti, che anzi se ne faccia di più, perché ormai il mondo sta crescendo e dobbiamo creare dei network il più larghi possibili. Je suis camerounais, j'ai étudié au Sénégal et je suis venu maintenant en Italie. Ça me fait un carnet d'adresses assez important, une richesse en ressources humaines. Ça me fait un large contact que j'ai sur la main actuellement. Siamo riusciti a creare una rete, il sentimento è questo, abbiamo avuto uno scambio molto denso di materiale, di pareri, di consigli, ecco. Ma la ricerca è anche questo,
riuscire a fare networking, a capire come lavorare, con chi lavorare, dare opportunità di ricerca a colleghi, ma anche a giovani futuri ricercatori o futuri ingegneri, in modo da fare sinergia per il meglio di quello che è il campo in cui ognuno di noi lavora, e nel mio caso specifico la mobilità. Oggigiorno la scienza non è più la scienza, soprattutto la zoologia di un tempo chiusi nei laboratori, ma ha una visione molto più ampia, con collaborazioni a livello globale, insomma. È importante anche per noi conoscere gli insetti che sono parassiti nei paesi a noi vicini, come quelli per esempio che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Credo che i risultati che noi ci attendevamo siano stati sicuramente raggiunti. Adesso ci stiamo proponendo di realizzare dei follow-up. Tutti siamo in rete, ma un conto è essere su una rete collegata a dei cavi o collegata a delle onde elettromagnetiche dei nostri wifi. Un conto è fare una rete di persone che si conoscono, che si stimano a vicenda, che sanno a vicenda cosa ognuno può dare in questa comunità, che non esisterebbe se non si fosse fatta rete e se non si continuasse a fare rete costantemente. As academics, we need external examiners from other universities. So if I'm sitting in South Africa, I can be able to send the email to one of the professors here to say I need the exam. And also, if I need more knowledge, now I can easily talk to people straight with the email, unlike requesting from ResearchGate or Google Scholar. Now I believe we have that relationship where I can get more knowledge easily. Abbiamo effettivamente costruito una nuova rete di contatti e dunque direi che abbiamo proprio realizzato la missione che ci era stata affidata. Grazie a Civit abbiamo avuto la possibilità di costruire accordi che sono istituzionali e che prevederanno in qualche modo, auspicabilmente, altre azioni di ricerca congiunta piuttosto che una programmazione della didattica o di scambi. Il percorso di dottorato, le pubblicazioni congiunte che necessariamente ne devono derivare, portano poi a consolidare i rapporti di ricerca e quindi ad essere facilmente partner di ulteriori progetti. Era un'iniziativa di una settimana, quindi tutto sommato limitata nel tempo, ma ovviamente potrebbe essere un seme per creare delle collaborazioni più a lungo termine, come ad esempio degli scambi di studenti a livello dottorale, come ad esempio titoli congiunti, dei PhD congiunti. Noi speriamo, e loro sperano, che il diploma di master sia uno strumento di contrattazione al fine di poter ottenere il visto da parte dell'ordine degli architetti senegalesi per poter firmare il progetto e praticamente svolgere la libera professione nel territorio senegalese. Noi pensiamo che i casi studio sui quali stanno lavorando le dottorande, che sono dei casi studio essenzialmente della città del Cairo, sono tutti casi studio che confluiranno poi in una pubblicazione finale. Sì, per le pubblicazioni abbiamo alcuni lavori che stanno uscendo, già uno è in fase di pubblicazione e poi ce ne sono anche altri due su cui stiamo lavorando. 3 studentesse faranno la tesi di ricerca su questo e da questa scuola è venuta poi l'idea di proporre un tirocinio a studenti e studentesse che vogliano problematizzare proprio il modo in cui si rappresenta la diseguaglianza. Per cui abbiamo aperto un laboratorio per podcast che si chiama Crocevia Mediterranea. Questo progetto ci ha permesso di capire cosa vogliamo fare nel futuro. È un'esperienza che sicuramente deve continuare. Mi piacerebbe espandere l'esperienza anche a stati limitrofi. Abbiamo già in cantiere la partecipazione ad un bando comune con il Sudafrica che permetta la mobilità di dottorandi. Ci siamo dati un appuntamento al prossimo anno per scambiarci attività di workshop, anche in blended, di seminari, di lectures, proprio su questi temi che riguardano appunto il cambiamento climatico nel Mediterraneo, che è un hotspot, e quindi come la tecnologia e l'architettura può coadiuvare e supportare questi processi di transizione ecologica e digitale. Quindi cercheremo di capire se sono partenariati eligibili che ci possono trovare poi competitivi su occasioni future di ricerca.
In Italia ormai si parla spesso a livello accademico e universitario di internazionalizzazione della didattica e della ricerca, però ci sono ancora degli ostacoli burocratici che spesso appaiono insormontabili. Banalmente l'apertura di un conto corrente per poter erogare le borse. Questo progetto ha sofferto di circa 6-8 mesi di ritardo nell'avvio, con una data di conclusione estremamente stringente che da ultimo però è stata prorogata di 2 mesi. Stiamo parlando di progetti molto complessi, perché progetti internazionali con scambio extra UE, la cui regolamentazione è molto diversa da quella italiana o da quella europea, ed è molto diversa anche internamente al continente africano. Nella nostra scuola abbiamo avuto 2 partecipanti che hanno dovuto rinunciare per problemi di ottenimento del visto in tempi utili, nonostante insomma ci si sia mossi per tempo. È difficile dall'Africa venire qua in Europa se l'ambasciata non è informata di quello che succede. Per poter fare un contratto a un partecipante serve un codice fiscale, prendo un esempio basico, e quel codice fiscale non viene rilasciato così facilmente quando uno non è italiano, ci vuole tutta una lunga procedura. My colleague and I, we really struggled to get an appointment date which would help us to submit our documents. It was really tedious. I do not have any money. The money I brought was for accommodation. So I've paid my accommodation, but I'm leaving without money. It was a difficult experience, yes. Procedures and those things, they make everyone suffer, so it's okay. It's sharing between all people. Noi non ci siamo rivolti alle nostre sedi consolari all'estero come privati cittadini, ci siamo rivolti a queste sedi consolari come istituzioni italiane che agivano su mandato di un ministero. Quando queste istituzioni poi non si parlano fra loro e non rispondono, diventa molto problematico. Gli esperti di ogni ateneo si sono riuniti 40 volte perché non sapevano come fare determinati pagamenti. Non è normale. Ci deve essere una normativa chiara che dice: guarda, per quelle spese lì fai così, per queste fai cosà. Non può essere, questa è routine. No? Quindi se noi inciampiamo sulle attività di routine, è chiaro che poi lavoriamo sempre in emergenza. Poi ci sono le cose belle, cioè le persone altamente motivate riescono a superare tutte queste impasse, tutte queste difficoltà, e si ritrovano poi come oggi a discutere di sostenibilità, biodiversità, valori educativi, da prospettive culturali diametralmente opposte, culture profondamente diverse che però provano a dialogare. A Lecce sono stati invitati i rappresentanti di tutti gli atenei africani coinvolti nel progetto. Non potranno venire tutti per 1000 ragioni. Dovrebbe essere il momento in cui in realtà apriamo al futuro e lì delineiamo le future linee di collaborazione con questi atenei. Cioè lì si chiude Civiz, ma permettetemi la retorica, si dovrebbe aprire un nuovo progetto a lungo termine sulle future collaborazioni.